Buongiorno a tutti, siamo a Torino, io sono Federico Zanagi, sono lo chef del ristorante Condividere. Questo è un progetto che è nato 6 anni fa in collaborazione con Ferran Adrià e la famiglia Lavazza. Condividere, come dice Ferran, non è solo un ristorante ma uno stile di vita. Signori, buongiorno! Siamo qui oggi per presentarvi la nostra visione dell'insalata di mare. Quindi abbiamo pensato di fare un'insalata di mare dove i protagonisti sono i crescioni, sono le alghe, sono i fiori, dove si mescolano elementi di terra, ma si mescolano soprattutto elementi di mare. Partiamo naturalmente dalla base, essendo il ristorante Torino, essendo piemontese, un bagnetto verde. Abbiamo aggiunto della lattuga di mare che viene prima sbollentata e poi dopo viene tritata. Mettiamo dei capperi. Abbiamo dello scalogno sott'aceto. Aggiungiamo un olio al prezzemolo e finiamo con zeste di lime e gomasio. Tutto questo lo lasciamo macerare per fare questa preparazione almeno 12 ore e lo andiamo a mettere alla base del piatto. Questo è un ottimo condimento non solo per l'insalata, ma anche a casa se volete metterla su 2 acciughe, è incredibile. Quindi prendiamo la foglia di Mahi Leaves, che è una foglia di una pianta grassa, molto carnosa, molto succulenta, che ha molta acqua al suo interno. Olio, sale, pepe, la andiamo a massaggiare e poi dopo la andiamo a mettere su una griglia naturalmente non troppo forte. Quindi gli andiamo a dare quel punto di fumo che con il mare funziona sempre. In questo caso riporta proprio a una grigliata. Coperta per un po' di tempo in modo che possa prendere un po' di fumo. Andiamo a mettere il Blink Blossom, che è il fiore della ficoide, insieme alla pianta della ficoide. Poi dopo aggiungiamo un elemento che si trova puntualmente in tutte le coste italiane, che è il finocchio di mare. Possiamo metterlo fresco, come in questo caso, oppure è molto buono anche conservato sott'olio con una piccola base acetica. Terminiamo con il Salty Finger, che è una pianta grassa che ricorda un po' la portulaca, quindi bella carnosa, una bella acidità. E poi la foglia d'ostrica che è stata portata da Ferran nella cucina moderna. L'ostrica che in questo caso andiamo a trattarla per condire il tutto con una maionese. Questa maionese andremo a farla sbollentando leggermente le ostriche nella loro acqua in modo che diventino turgide e prendano un po' di consistenza. Le andremo poi a raffreddare in un bagnomaria inverso, cioè una ciotola che viene appoggiata su una base di acqua e ghiaccio in modo che si raffreddi senza che vada a contatto con ghiaccio o liquidi. E poi dopo le andremo a emulsionare con dell'olio in modo che diventi una maionese stabile che sia di ostriche. Andiamo ad aggiungere un olio alle alghe, un olio fatto con olio di semi di vinacciolo, alga chlorella in polvere, che darà un sapore di iodio incredibile. Noi l'andremo a completare con una spuma di mela verde, sedano e jalapeno in conserva. Adesso ci occupiamo della nostra tartelletta, fatta con la lattuga di mare. Quindi la lattuga di mare viene dissalata nel caso venga presa sotto sale, oppure bollita nel caso venga comprata fresca. Viene frullata con del burro di cacao, del glucosio, del vino bianco e dell'agar-agar. Una volta resa questa pasta, la andiamo a stendere su un silpat e poi dopo la andiamo a seccare. Appena si secca sarà una tartelletta facilmente modellabile
l'andiamo a coppare e gli andiamo a dare una forma e in controstampo andiamo a finire di seccarla. Andremo a comporla, quindi ci sarà un pralinato di semi di zucca, quindi dei semi di zucca che vengono tostati e poi dopo vengono frullati per 10 minuti a 90 gradi con dell'olio di semi di vinacciolo. Si ricava una crema che andiamo a mettere alla base della nostra tartelletta, che è un po' la parte un po' più grassa che troverete. Andiamo ad aggiungere quelli che saranno i nostri elementi marini, vegetali e floreali. Utilizzeremo del Gum Gnam Tops, che sono dei germogli di piselli selvatici, Zalotti Blossom, sono dei fiori di basilico africano, danno un gusto molto interessante alla nostra tartelletta. Poi ci saranno dei fiori di anice, andiamo a finire con dell'oxalis rosso. Poi dopo andiamo a condire con un aceto di alghe, quindi la lattuga di mare che abbiamo utilizzato per la tartelletta, solitamente sono delle cassette abbastanza grandi, quindi vi consiglio per finirla di metterne anche un po' sott'aceto. Per continuare la nostra sequenza, il protagonista sarà la lattuga, non la lattuga di mare, ma la lattuga di terra, quella che si trova comunemente al mercato. Le foglie verdi della lattuga, che poi verranno messe in una marinata con aceto di mele e l'aceto di alghe che abbiamo utilizzato in precedenza per la tartelletta. Si lascia marinare un quarto d'ora circa con un po' di sale, dopo si frulla il tutto con del ghiaccio in modo che non si scurisca la preparazione e lo frulliamo con dell'olio extravergine di oliva. Una volta preparato il nostro composto si andrà a filtrare e da lì avremo la nostra insalata liquida, che andremo a addizionare con del succo di mela verde che abbiamo usato in precedenza per fare la spuma e l'olio alle alghe che abbiamo usato per la tartelletta. Questa insalata liquida verrà servita in un bicchiere, che non è un bicchiere, ma abbiamo utilizzato uno stampo da cubetto di ghiaccio in modo da avere un contenitore di forma sferica che ci servirà per andare a impiattare e a servire la nostra insalata liquida. Ha una particolarità bellissima perché viene preparato totalmente davanti al cliente. L'insalata di mare a condividere la serviamo così. Il nostro carrello imbandito di tutti gli ingredienti che abbiamo visto, di tutte le preparazioni e andiamo alla fase finale, quindi a impiattare e a servire la nostra insalata di mare. Partiamo con il bagnetto verde di alghe, cetriolo, qualche cubetto di mela verde, cappero, un po' di cipolla messa in sciroppo agrodolce, il nostro pezzo forte, le foglie di machi che abbiamo grigliato, un paio di germogli di Blink, i germogli della ficoide, Salty Finger, la pianta della famiglia delle portulache, l'erba ostrica. Terminiamo con il finocchio di mare. Sull'erba ostrica andiamo a mettere un po' della nostra maionese di ostrica, un po' di sale, l'olio alle alghe. Terminiamo con la spuma, in modo che mangiando si scoprirà che cosa si sta assaggiando. Anche un po' di lime. Adesso serviamo la tartelletta. Finiamo con l'insalata liquida con mela verde. Prego, buon appetito!
Vi abbiamo fatto vedere che cos'è secondo il ristorante Condividere un'insalata di mare, no? Abbiamo cercato di dare sfogo alla nostra creatività per fare qualcosa che fosse interessante, sostenibile, fattibile anche a casa e non solo al ristorante, ancora più semplice. Venite qua a Torino, magari non è troppo vicino per tutti, ma vi assicuro che ne vale la pena. Viva la condivisione, viva condividere, viva Italia Squisita e viva l'insalata di mare. Ciao! L'isola italiana, il nuovo libro di Italia Squisita. 100 grandi chef interpretano con creatività, con passione, un unico prodotto che è il riso. Anche noi abbiamo dato il nostro contributo con riso, pomodoro verde, eucalipto e ibisco. Vi consiglio di essere curiosi e di comprarlo.